Allora, dopo i testi di natura mistica, passiamo ad affrontare l'ascesi di San Giovanni della Croce. Quando parliamo di ascesi, per quello che riguarda il nostro santo, due parole sono importantissime. Una di queste è il distacco, l'altra è il nulla. Sono due parole però che hanno bisogno di un attimo di chiarificazione perché possono prestarsi anche a degli equivoci. Allora, San Giovanni della Croce inizia facendo un parallelo, stabilendo un parallelo tra l'infinito del creatore e la finitezza della creatura. Cerchiamo di capirci con un esempio pratico. Se io per esempio guardo un bel paesaggio, mettiamo un tramonto al mare, ok? La bellezza di questo tramonto al mare mi colpisce me in quanto creatura che guardo la creazione, ma questa bellezza ha sempre una finitezza, cioè è comunque finita in sé e non deve essere il punto di arrivo dove io fermo la mia conoscenza di Dio, ma deve rimandare sempre a un altro che è il Signore. Perché c'è una distanza infinita, per quanto questo tramonto possa essere bello, tra la bellezza finita della creazione e la bellezza infinita del creatore. Ma quello è il modo in cui io posso percepire la bellezza di Dio. Però solo l'accoglienza in me, mediante la fede, dell'autocomunicazione di Dio in Gesù Cristo, mi permette questa soprannaturale conoscenza amorosa. E poi quindi il mistico continua parlando degli attaccamenti. Per esempio, facciamo un altro esempio, io sono sposato a una fede nunziale, questa fede nunziale, per quanto possa essere bella, rimanda sempre alla mia sposa e l'amore per la mia sposa non si esaurisce nella creatura, ma rimanda sempre al creatore. E chiaro è che sia l'anello che la mia sposa hanno un valore, ma questo valore non deve finire lì, perché il rischio sempre dell'uomo è l'idolatria, è l'orgoglio e scadiamo sempre nella possibilità che le cose che abbiamo, che possediamo, finiscono per possederci. Quindi il dono non è più visto come dono, ma come cosa da avere. E invece San Giovanni della Croce vuole proprio farci riflettere su questo distacco, su questo nulla. Ecco, è a questo proposito che guardando il nulla come semplicemente la sproporzione tra l'infinita bellezza, grandezza e bontà di Dio e il riflesso pallido e infinitamente distante che ne sono le cose, le creature, noi stessi, anche se siamo sua immagine, che si inaugura la possibilità di quella che Papa Francesco in Laudato Si chiama una sobrietà felice, che è proprio la traduzione, forse in termini moderni, del distacco di cui parla San Giovanni della Croce, che non è un di meno rispetto ad una vita che persegue esclusivamente gli idoli, che guarda l'anello, che guarda il tramonto e si dimentica dell'origine di quell'anello, dell'amore che l'ha originato. Ma è un atto di libertà. La sobrietà felice, il distacco sanjuanista, in fondo è un atto di libertà perché è ciò che ti rende non più ricattabile dalla schiavitù che inevitabilmente le cose ti danno, ti impongono prima o poi. Ricordiamo la schiavitù nella Sacra Scrittura, nel libro dell'Esodo, è descritta esattamente in questi termini, come idolatria. Inizi facendoti un'immagine di felicità a cui poi inevitabilmente fai sacrifici. Questo è l'attaccamento alle cose e ti ritrovi schiavo. In questo senso, allora, il distacco, la sobrietà felice di cui parla Papa Francesco è un atto rivoluzionario perché ti rende signore della realtà, perché non stai più servendo il servo, la creatura, ma il padrone che di quella creatura è origine amorosa. E la consapevolezza che abbiamo del fatto che tutta la realtà sia un dono e sia un dono del creatore ci rende liberi, cioè ci rende liberi anche di porci in maniera vergine, povera, di fronte alle cose, di fronte ai doni della creazione. E come ci ricorda Papa Francesco, c'è una destinazione universale dei beni, c'è una comunione universale degli uomini di fronte anche alla terra, di fronte
al creato, che appunto ci è stato donato dal creatore. E l'atteggiamento buono, cioè quello che San Giovanni della Croce cerca di educare, è quello di riconoscere che la creazione è il palazzo della sposa, è un dono da parte dello sposo. Noi siamo la sposa, Cristo è il nostro sposo. Nel momento in cui invece ci dimentichiamo questo grande rapporto, questa priorità della relazione che abbiamo con il nostro sposo, allora anche il dono che lo sposo ci fa diventa un qualcosa da possedere, un qualcosa che poi alla fine, per la legge della somiglianza, ci possiede, perché secondo San Giovanni della Croce diventiamo somiglianti a ciò che desideriamo, a ciò che ci attacchiamo, cioè l'attaccamento ci rende simili a quella cosa bassa, a quella cosa brutta, e quindi anche noi diventiamo bassi e diventiamo brutti. Nel momento in cui invece quella cosa diventa dono, quella cosa abbiamo la consapevolezza che è un regalo da parte del nostro sposo, allora anche noi veniamo sollevati, veniamo divinizzati e siamo in un atteggiamento buono e povero, nel senso di una povertà buona, di fronte al nostro sposo, di fronte a Cristo, perché in fin dei conti il principio che muove San Giovanni della Croce nella sua teologia è quello cristologico, cioè di una relazione con Cristo.